Ciao, con questo video vorrei inaugurare una serie di video per rispondere alle domande che spesso mi fate, anche alle domande che mi fate sotto i video. Quindi considerazioni, riflessioni sopra argomenti sempre inerenti al disegno. Una domanda che spesso mi fate è possibile imparare a disegnare da soli o è necessario frequentare una scuola o avere un insegnante? La risposta necessita di alcune considerazioni. Innanzitutto la scuola non può garantire risultati se un allievo non si impegna. Viceversa, un autodidatta che si impegna molto può diventare un eccellente disegnatore. Quindi dipende molto da come si affronta il percorso di apprendimento. Per rispondere alla domanda farò un esempio e utilizzerò per questo esempio la prospettiva. Perché la prospettiva? Perché chi inizia a disegnare spesso vede la prospettiva come qualcosa di poco utile o comunque un argomento un po' ostico. Questo perché? Perché la prospettiva ha delle regole, tratta comunque la geometria e la matematica, di conseguenza va in contrasto un po' con quell'idea che si ha dell'artista che senza regole e senza schemi, con onesto e creatività fa dei bei disegni. Ma questo non è vero, perché quando vedete un disegnatore, un bravo disegnatore che fa un bel disegno, anche se lo fa a mano libera e sembra che non ci siano regole, in realtà le regole ci sono. Quindi per chi inizia a disegnare deve prendere, deve considerare anche questi aspetti. Se andate nelle pagine dove io metto i miei lavori, i miei disegni o nel canale, nei video, nel canale nuovo ci sono pochi video, ma c'è un video sulla prospettiva, accenni di prospettiva, che se vedete ha poche visualizzazioni e poche interazioni rispetto agli altri video, quindi ne ha meno e quindi così per dimostrare come è un argomento poco seguito, specialmente da chi inizia a disegnare. Adesso vado a fare l'esempio per rispondere alla domanda. In un'aula dove si spiega la prospettiva ci sono appunto degli allievi. Un certo numero di allievi, anche un numero elevato di allievi, inizierà a fare questo ragionamento. A me la prospettiva non serve perché io tanto voglio disegnare a mano libera, io sono un artista, io ho l'estro e quindi la prospettiva non mi serve. Quindi si autoproclamano maestri di se stessi decidendo che la prospettiva non serve, senza verificarne l'efficacia. Poi c'è una piccola minoranza di allievi che invece inseguiranno con interesse e cercheranno di capire se e perché è importante appunto la prospettiva. Quando vanno a casa inizieranno a studiarla, faranno gli esercizi, applicheranno le regole, con il tempo lo impareranno e poi imparando anche tante altre cose, comunque in un percorso che dura nel tempo, facendo anche dei sacrifici, magari non andando al mare per stare in casa a disegnare, e alla fine avranno un risultato e diventeranno buoni disegnatori. Quindi in quest'aula, con il tempo, solo pochi diventeranno buoni disegnatori, altri un po' meno. Ora andiamo a analizzare perché nel percorso che hanno fatto queste persone per avere miglioramenti e analizzando poi i punti. Li numeriamo. Il primo punto dipende appunto dall'insegnante o la scuola che dice di studiare la prospettiva. Il secondo punto è una scelta personale dell'allievo di decidere di studiarla. Il terzo punto è una scelta personale dell'allievo di impegnarsi nel tempo, di dedicare tempo e sacrifici per imparare la prospettiva e anche altro. Ecco che di questi tre punti che sono serviti per migliorare, solo uno dipende dalla scuola e dal maestro. Gli altri due dipendono da scelte personali, quindi dipendono dall'allievo e da come vuole intraprendere il percorso di apprendimento, quindi scelte personali, proprio scegliere se studiarla e se dedicare tempo per acquisire prospettiva e poi tutto il resto. Quindi quando mi chiedete, ma la scuola è importante, tutto è importante, anche la scuola è importante, ma in una parte su tre. Ecco, quindi mentre per l'allievo è 2 su 3, quindi è anche in maggior misura dipende molto dall'allievo. Se vogliamo fare un esempio contrario, se vogliamo dire così,
un autodidatta che non può permettersi magari una scuola, un corso, non può usufruire del punto 1, quindi dell'insegnante, però può lavorare molto sugli altri due punti, quindi studiare, decidere di studiare e studiare tanto per riuscire ad avere dei risultati. Magari dovrà studiare un po' di più, cioè ci metterà un po' più di tempo perché non c'è nessuno che glielo dice, però è possibile che con il tempo, con costanza e impegno, anche dei sacrifici, può diventare bravo. È possibile che ci sono possibilità appunto che può diventare bravo come le persone che hanno frequentato una scuola e hanno seguito però un certo percorso. Sicuramente diventeranno più bravi di tutti quegli alunni che pur potendo frequentare una scuola non avevano voglia di studiare e perché sono artisti non hanno ritenuto opportuno studiare la prospettiva e poi tutto il resto. Quindi ecco che anche un autodidatta può provare a imparare a disegnare da solo, però appunto ci vuole comunque molto impegno, bisogna studiare tanto. Poi essendo che nessuno gli dice cosa deve fare, ci vorrà un pochino più di tempo magari, però ecco, ehm, ci sono tanti autodidatti ci sono tanti artisti, bravissimi artisti, disegnatori che sono autodidatta e sono ottimi disegnatori. Quindi con costanza e impegno si può provare a affrontare un discorso da autodidatta e se si fa una scuola bisogna averci un certo approccio per avere dei risultati. Spero che appunto questa riflessione può rispondere alla domanda. Mi raccomando, la prospettiva almeno i concetti base studiateli perché anche quando andate a posizionare le figure nel foglio e nella tela, la prospettiva è uno strumento utile. Quindi il luogo comune che l'artista realizza bellissimi disegni senza schemi, senza regole, ma solo con l'estro e la creatività, non vi sarà un valido aiuto nel disegno. Ciao ciao!